in lingua inglese. Ora passo la parola a Maria Zanenghi dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale di Trieste, che ci presenterà una relazione dal titolo Alta formazione, alta specializzazione nella Blue Economy. Vi chiedo di stare nei tempi che vi abbiamo dato, in modo tale che così magari alla fine, se c'è un piccolo dibattito, sarebbe molto interessante anche un confronto. Se qualcuno ha delle curiosità o delle domande o vuole porre delle discussioni, c'è la chat all'interno di Zoom dove scrivere appunto le proprie cose. Prego Maria. Salve, buongiorno, molte grazie per questo invito. Come lei ha introdotto, OGS, l'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale, è un ente pubblico di ricerca e se possibile condivido con tutti i partecipanti queste 2 slide e in seguito un piccolo video di un progetto. Riuscite a vedere? Sì, si vede. Sì, perfetto. Come dicevo, l'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale è un ente pubblico di ricerca e all'interno di quella che viene chiamata insomma la terza missione di valorizzazione economica della conoscenza, ma anche sviluppo di prodotti a beneficio di tutta la società, all'interno del quale anche inseriamo questi corsi di alta formazione legati principalmente a quelle che sono le scienze marine di cui ci occupiamo. Nello specifico abbiamo un'area di priorità che per quanto riguarda appunto l'alta formazione è il Mediterraneo. Infatti OGS fa parte di questo forum Euro-Mediterraneo rappresentando l'Italia e per conto del Ministero dell'Università e della Ricerca al fine di promuovere l'alta formazione, la ricerca e l'innovazione tra i paesi del Mediterraneo e cercare di allineare e di far convergere priorità che possano fare fronte comune a quelle che sono le sfide attuali. Per quanto riguarda appunto l'alta formazione e anche i programmi e i progetti che portiamo avanti all'interno della terza missione si inseriscono all'interno della strategia delle priorità della cosiddetta Blue Growth del Programma Nazionale della Ricerca e anche quello che tutti conosciamo che è la strategia dell'economia della crescita blu della Commissione europea e nello specifico ci inseriamo all'interno di quello che è il primo capitolo che è lo sviluppo, contribuire allo sviluppo di competenze per cercare di inserirsi all'interno di quello che viene definito il mismatch tra, che diceva anche la relatrice prima, il mismatch tra le esigenze dei nuovi settori emergenti e invece la preparazione. Come ente di ricerca quindi ci inseriamo in una preparazione altamente qualificata e come preparazione altamente qualificata abbiamo principalmente due programmi, un programma e un progetto. Il primo Blue Skills all'interno del quale promuoviamo delle attività che sono già giunte al terzo o quarto anno come la Summer School o il Master in collaborazione con l'Università di Trieste e completamente finanziato dal Ministero, che è anche stato labellizzato dall'Unione per il Mediterraneo, quindi confermando l'importanza che questi temi hanno a livello regionale, europeo ed extraeuropeo, dal momento che questo bacino è condiviso e dà un'importanza strategica dal punto di vista della ricerca e insomma dell'economia. E il progetto Deep Blue invece, che è un progetto più breve, cofinanziato dal Fondo Europeo per la pesca e gli affari marittimi in collaborazione con altri 3 enti della Tunisia e dalla Spagna. Come dicevo, il progetto Blue Skills ha all'interno una serie di attività, tra cui
il programma, un master di secondo livello in inglese internazionale, una summer school che si tiene ogni anno, purtroppo quest'anno non è stato possibile portarla avanti, ma anche promuovere la ricerca, la mobilità, workshop o conferenze specifiche e gestire anche quello che è il nostro sito web. Questo Blue Skill è stato sostenuto per il momento da 11 enti dei paesi del dialogo 5+5 proprio perché ha questo endorsement politico. Qua condivido alcuni dati su quelli che è il coinvolgimento con i beneficiari direttamente, perché occupandoci appunto di alta formazione abbiamo un impatto diretto su giovani ricercatori, ma anche professionisti, non necessariamente nel campo della ricerca, ma che si vogliono avvicinare ed avere una formazione che sia interdisciplinare, che non sia solo settoriale come quello che richiedono le sfide dell'economia blu al giorno d'oggi. Come dicevo, il progetto Deep Blue, del quale vi condividerò questo video che un po' riassume quelle che sono le attività, si inserisce all'interno di questo progetto delle stesse priorità che noi come ente portiamo avanti in collaborazione con i nostri partner, il nostro consorzio, e all'interno di questo progetto sono state organizzate 2 formazioni sulle scienze marine specifiche, principalmente su pesca e acquacoltura, come si diceva anche prima, 2 settori fondamentali, importanti a livello mediterraneo, sia per la riva nord europea che per la riva sud extraeuropea nordafricana, e anche promuovere la mobilità tra giovani ricercatori, giovani professionisti, perché attraverso lo scambio si presuppone un veicolo per la crescita e la condivisione di quelli che sono gli strumenti, le conoscenze per una ricaduta sulla società, sull'ente d'appartenenza e di conseguenza sulla società, per appunto avere gli strumenti per affrontare queste sfide collettivamente. Quindi, come dicevo, il progetto Deep Blue appunto si occupa di inserirsi in queste necessità di sviluppare metodi, condividere conoscenze e strumenti per gli impatti, per valutare per valutare e misurare quelli che sono gli impatti delle attività marittime attraverso lo studio e la condivisione di conoscenza in vari ambiti, tra cui la gestione dello spazio marittimo, quindi l'integrazione tra terra e mare, e anche, come dicevo poc'anzi, lo sviluppo di quelle che sono le risorse marine. Tutto ciò a livello regionale appunto sottolineando quella che viene chiamata diplomazia scientifica, in cui tramite enti di ricerca e la cooperazione scientifica si riesce anche a sviluppare tutta una serie di legami e di progetti comuni che possano andare al di là a quelle che anche sono normalmente le questioni politiche o geopolitiche che non permettono il dialogo tra paesi, quindi anche come fine ma anche come strumento. Questa è una piccola timeline del nostro progetto che possiamo condividere. Ovviamente abbiamo avuto un prolungamento del progetto per tutta una serie di difficoltà che abbiamo dovuto affrontare per la situazione attuale pandemica, e se va bene, non ci sono domande oppure le lasciamo per dopo, vorrei condividere questo video. Lo vedete? Sì. Ok, adesso lo faccio partire. Grazie. The sea has a fundamental role in economic development for coastal communities and their states. Blue economy sectors are an important engine for global economy with enormous potential for innovation, for sustainable and inclusive prosperity. Indeed, the Mediterranean area is exposed to environmental threats related to climate change, growing maritime traffic and pollution.
the overexploitation of fish stocks, and the invasion of alien species. The region's geopolitical complexity may represent a constraint on implementing framework conditions favourable to blue economic growth. The Deep Blue project aims at developing skills, building capacities, and enhancing geopolitical dialogue in the Western Mediterranean region to increase international scientific cooperation. It focuses on the development and sharing of tools for monitoring and assessing environmental impacts of specific maritime activities, according to an ecosystem-based approach. My name is Juna Telj. I am from Lebanon, a marine biologist, founder of Diaries of the Ocean, a local NGO. My name is Piero Fontolan and I work for the Organization for Economic Cooperation and Development, the OECD, in Paris. My name is Simone Libralato. I am a marine ecologist, scientist working at the National Institute of Oceanography and Experimental Geophysics. I'm Rim Nouri. I'm associate professor in Higher Institute of Fishery Technologies and Aquaculture. I work for the Business Development Department in a company based in Malta called Aqua Biotech Group. Its goal is to share knowledge, foster Euromed cooperation, boost public and private synergies, promote mobility for blue jobs, and raise awareness on blue economy challenges. I feel this initiative is what we need to foster networking among people all over the Mediterranean, for example. Cooperation is all about dialogue. If we share the knowledge, we share the capabilities of understanding and to provide the best solution. Sharing tools and monitoring structures and studies and data and information is, of course, absolutely important because otherwise everyone would have to do the same thing from scratch all over again. It's just a waste of resources and money and time and human power and everything. Because the sea has no borders. Deep Blue, developing education and employment partnerships for a sustainable blue growth in the Western Mediterranean. Bellissimo, complimenti. Sono emozionato.